La location è quella dello scorso anno, il tracciato pure. I piloti sono più o meno gli stessi, c'è qualche novità, qualche aggiunta, qualche giovane che oggi proverà ad insidiare le posizioni in vetta alla classifica. Stiamo parlando della quarta tappa del circuito nord-ovest Thunder Slot. Come vedete, infatti, alcuni piloti sono già arrivati e si sono già piazzati in postazione per iniziare con i giri di prova. E infatti sabato mattina e le prove libere sono fondamentali per riuscire a mettere a punto la propria vettura. Ciao ragazzi, io sono Massimo e come sempre vi do il bentornato sul canale Slot Car Tech. Se vi piacciono le slot car a 360 gradi e anche, perché no, i racconti di tutte quelle che sono le gare più importanti vissute in Italia, allora siete nel posto giusto. Ragazzi, pista Ninco, una pista particolarmente difficile, impegnativa, ricca di curve con pochi rettilinei. Insomma, le macchine devono essere curate nei minimi dettagli per riuscire a sfruttare quei pochi punti di accelerazione e soprattutto essere veramente molto stabili nelle zone di frenata. Ed ecco allora che il lavoro dei piloti si alterna con quello di preparatori e meccanici, perché finita una sessione di prove si corre nella zona box per cercare di sistemare al meglio le vetture. Chiaramente in queste circostanze c'è qualche uscita, infatti le vetture non sono ancora prestanti al 100%, però tutti i piloti si stanno avvicinando a quella che dovrebbe essere la configurazione poi da utilizzare in gara. E allora, mentre le prove stanno andando avanti, le preparazioni non si fermano, noi andiamo a sbirciare sia nelle cassettine dei vari piloti per vedere le ultime preparazioni, le ultime messe a punto, ma anche andiamo a dare un'occhiata sul circuito per vedere le vetture sfrecciare a forte velocità. E come vedete sono tanti i piloti che stanno mettendo mano alle proprie vetture, perché chiaramente in una gara del genere avere il giusto setup, la macchina che si comporta esattamente come decide e vuole il pilota è fondamentale. E poi lasciatemi anche dire una cosa: questo campionato Thunder sta diventando un campionato davvero molto appassionante e lo dimostra il fatto che ci sono già tantissimi piloti qui al sabato pomeriggio per le prove libere. Questo campionato infatti sta diventando veramente molto interessante e sta facendo crescere anche tantissimo i piloti, perché il confronto diretto su piste diverse, soprattutto nel girone nord-ovest, fa in modo che ognuno possa migliorare in qualcosa. Insomma ragazzi, se non avete ancora partecipato a nessuna gara del campionato Thunder Slot, vi consiglio di farlo, perché troverete sicuramente un ambiente molto cortese e cordiale e poi tanto sano divertimento. E a proposito di questo, andiamo, o meglio continuiamo a vedere come si stanno comportando le vetture in pista. Intanto le prove stanno continuando senza soste, i piloti hanno ormai trovato il loro passo gara.
Le macchine sembrano essere diventate performanti, i tempi in pista si stanno abbassando, insomma tutto è pronto per portare le macchine in parco chiuso e iniziare così le verifiche. Come sempre il motore viene verificato e poi ne vengono annotati i giri per ogni pilota. E verso fine pomeriggio è tutto pronto per la prima sprint race. Carlo, Marco, Maurizio, Alessandro. I piloti ormai sono già schierati sulla griglia di partenza e attendono soltanto il via della prima gara di qualificazione. Come sempre 2 minuti per ogni corsia. Buongiorno ragazzi, e siamo arrivati a domenica mattina. Siamo sempre ospiti qui del Grande Slot e come vedete le macchine stanno ancora girando perché ci sono gli ultimi piloti che non erano presenti nella giornata di sabato che stanno effettuando gli ultimi giri per la messa a posto delle loro vetture. Molto importante su questo tracciato avere una macchina perfettamente funzionante perché non è un tracciato come tutti gli altri. Mi spiego meglio, non è il classico tracciato veloci, lunghi rettilinei, staccate con furgoni veloci. Qui abbiamo un tracciato un po' più raccolto, sempre un 4 corsie, ma il fondo è ninco, diciamo un tracciato che potrebbe mettere in crisi i piloti meno esperti. Ieri pomeriggio ci sono state le prime sprint race, 14 piloti hanno preso il via alle gare di qualifica. Primo fra tutti Giorgio Saladini. È chiaramente quasi normale che un pilota di casa possa dare il meglio proprio sul circuito che conosce di più. Al secondo posto però un velocissimo Alessandro Franceschini che qua su questo tracciato del Grande Slot cercherà di risalire qualche posizione all'interno della classifica generale nord-ovest e perché no puntare anche a un posto sul podio. E allora mentre gli ultimi piloti stanno mettendo a punto le proprie vetture, stanno imparando un po' di più il tracciato di gara, perché no? Andiamo a dare un'occhiata anche alle vetture che stanno transitando sul circuito del Grande Slot. Intanto come sempre sono iniziate, o meglio stanno continuando le verifiche tecniche. Tutto chiaramente viene controllato, verificato e poi il pilota avrà il compito di rimontare la vettura. E parte la prima sprint race di questa giornata. Ragazzi, sprint race finita. Diciamo che le qualifiche sono andate abbastanza bene, per me un 6° posto, non mi soddisfa tantissimo perché effettivamente ho fatto qualche uscita di troppo, però dai, ci sta. Seconda batteria di gara e devo dire con piloti veramente molto forti. Infatti sarà una bella batteria, ci sportelleremo dal primo all'ultimo giro, insomma sarà sicuramente una bellissima gara. E poi chiaramente c'è la prima batteria dove i piloti di casa, tranne Alessandro Franceschini, l'hanno fatta da
da padrone. Insomma, una gara che dovrà essere corsa fino all'ultimo secondo, perché effettivamente tutti i piloti sono arrivati molto ravvicinati. Adesso una piccola pausa, si dà il tempo a tutti di poter fare pranzo e poi si parte con la gara vera e propria. Intanto ragazzi, è già tutto pronto per la prima batteria di gara. Sta per prendere il via la prima manche di questa domenica pomeriggio. Pian piano le batterie si stanno avvicendando e i tempi iniziano a scendere. Alcuni piloti non hanno magari effettuato una qualifica troppo performante, infatti in questa batteria, una delle prime, troviamo Maurizio Franceschini, Paolo Ballocci, Mattias Di Liberto e Rodolfo Venturino. Tutti molto concentrati per riuscire a fare un'ottima prestazione sul circuito del Grande Slot. Bagar fino alla fine. Ci stiamo avviando a fine della gara. Mancano infatti ancora 2 batterie, oltre chiaramente a questa dove i piloti stanno dando il tutto per riuscire a raggiungere le posizioni in vetta alla classifica. La bagarre si fa sentire, piloti concentrati, insomma tutti stanno cercando di fare del proprio meglio per riuscire a tenere dietro i propri avversari. Può capitare in queste circostanze che ci sia qualche uscita di troppo perché i piloti forzano un po' la guida delle loro vetture. E qui sta partendo l'ultima batteria di gara. I migliori piloti si contenderanno la vittoria di questa gara e quindi la prima posizione sul podio. Una gara veramente finita al photo finish con Alessandro Franceschini che finisce in terza posizione, Giorgio Saladini secondo e meritatamente se la vince Marco Giraudo. Gara super combattuta fino all'ultimo giro, mai come questa volta perché i primi 3 concorrenti sono arrivati nello stesso medesimo giro e poi ancora sull'ultimo stint di gara se le sono date di santa ragione. Era davanti Alessandro Franceschini, poi è passato Marco Giraudo, infine Giorgio Saladini è riuscito nell'ultimo minuto a sorpassare ulteriormente Alessandro Franceschini e a guadagnarsi il secondo posto. Insomma una gara dove tutti i piloti hanno per forza dovuto spingere fino
fino all'ultimo secondo. Una pista, un tracciato, Ninco che ha messo tutti alla frusta, macchine, piloti, vetture, modi di guida e anche le preparazioni. Insomma, ancora una volta tanto sano e puro divertimento. E adesso ragazzi vi lascio alle premiazioni dei primi 3 classificati. Per me è una gara veramente molto combattuta. Non sono abituato a girare su piste piane perché qui non c'è il ponte, per cui sulla corsia rossa, l'ultima che ho fatto, mi sono visto arrivare gli avversari molto vicini a me. Ho commesso qualche errore di troppo, però sono comunque alla fine riuscito a mantenere un ottimo quinto posto, che per me vale veramente tantissimo su una pista non troppo conosciuta. Come ogni gara ho imparato qualcosina in più che metterò sicuramente a frutto per il prossimo appuntamento. Per questo weekend è davvero tutto, mi raccomando ci rivediamo alla prossima gara. Noi come sempre invece ci diamo appuntamento sul canale Slot Car Tech per il prossimo video.